La comunicazione è un aspetto fondamentale dell'interazione umana. È il modo in cui ci connettiamo, condividiamo idee e costruiamo relazioni. La comunicazione efficace va oltre il semplice trasferimento di informazioni, implica la comprensione e l'essere compresi. Si tratta di esprimere noi stessi in modo chiaro, ascoltare attivamente gli altri e promuovere un ambiente di dialogo aperto. Nel mondo interconnesso di oggi, la comunicazione efficace è più importante che mai. Ci consente di gestire le relazioni personali e professionali, risolvere i conflitti e raggiungere i nostri obiettivi. Sia che interagiamo con i nostri cari, colleghi o clienti, padroneggiare l'arte della comunicazione può migliorare significativamente le nostre vite. Questo video esplorerà il potere trasformativo della comunicazione efficace, approfondendo i suoi benefici, le tecniche chiave e suggerimenti pratici per migliorare le nostre capacità comunicative. La comunicazione efficace è la pietra angolare del successo in tutti gli aspetti della vita. È la forza trainante di relazioni solide, maggiore produttività e maggiore realizzazione personale. Quando comunichiamo in modo efficace, colmiamo il divario tra incomprensioni e chiarezza. Questo porta a legami più forti con i propri cari, un migliore lavoro di squadra sul posto di lavoro e un maggiore senso di fiducia nelle nostre interazioni. Inoltre, una comunicazione efficace ci consente di risolvere i conflitti in modo costruttivo. Promuovendo il dialogo aperto e la comprensione, possiamo affrontare i disaccordi con rispetto e trovare soluzioni reciprocamente vantaggiose. In definitiva, padroneggiare l'arte della comunicazione apre un mondo di possibilità, consentendoci di creare connessioni più significative, raggiungere i nostri obiettivi e condurre una vita più appagante. Al centro di una comunicazione efficace c'è l'ascolto attivo. È la capacità di concentrarsi completamente su ciò che l'altra persona sta dicendo, cercando di comprenderne il punto di vista piuttosto che aspettare semplicemente il nostro turno per parlare. L'ascolto attivo implica prestare attenzione sia ai segnali verbali che non verbali, porre domande di chiarimento e fornire un feedback appropriato. Dimostrando genuino interesse ed empatia, creiamo uno spazio sicuro per una comunicazione aperta e onesta. Questo favorisce la fiducia e il rispetto, aprendo la strada a relazioni più solide e conversazioni più produttive. Ricorda, la comunicazione efficace è una strada a doppio senso. Diventando ascoltatori attivi, non solo acquisiamo una comprensione più profonda degli altri, ma li incoraggiamo anche a comunicare in modo più aperto e onesto con noi. Mentre le parole hanno un peso, i nostri segnali non verbali spesso parlano più forte. Il nostro linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il tono della voce e persino il nostro silenzio trasmettono messaggi sottili ma potenti che possono rafforzare o contraddire le nostre parole pronunciate. Essere consapevoli della nostra comunicazione non verbale è fondamentale per trasmettere efficacemente il messaggio che intendiamo. Ad esempio, mantenere il contatto visivo dimostra coinvolgimento, mentre una postura rilassata trasmette apertura e disponibilità. D'altra parte, le braccia incrociate o la fronte aggrottata possono segnalare difensiva o disaccordo. Allineando i nostri segnali non verbali con il nostro messaggio verbale, miglioriamo la chiarezza e favoriamo un'esperienza di comunicazione più positiva. Ricorda, la comunicazione non verbale è un linguaggio universale che trascende le parole. Diventando più consapevoli dei nostri segnali non verbali e imparando a interpretare quelli degli altri, possiamo migliorare significativamente l'efficacia della nostra comunicazione. Sezione 5. Comunicazione assertiva. Esprimere se stessi con fiducia. La comunicazione assertiva è il punto di incontro tra gli stili di comunicazione passivi e aggressivi. Implica esprimere i nostri pensieri, sentimenti ed esigenze, con rispetto e sicurezza, tenendo conto delle prospettive degli altri.
Quando comunichiamo in modo assertivo, difendiamo noi stessi, senza ricorrere all'aggressività o alla manipolazione. Stabiliamo limiti chiari, esprimiamo apertamente le nostre opinioni e difendiamo ciò in cui crediamo, anche in situazioni difficili. Padroneggiare la comunicazione assertiva ci consente di costruire relazioni più sane, riduce le incomprensioni e promuove il rispetto reciproco. Ci permette di impegnarci in un dialogo aperto, affrontare i conflitti in modo costruttivo e costruire connessioni più forti basate sull'onestà e sull'autenticità. Ricorda, la comunicazione assertiva non significa avere ragione o torto. Si tratta di esprimerci in modo autentico e rispettoso, anche quando le nostre opinioni differiscono da quelle degli altri. Sezione 6. L'importanza del feedback. Il feedback è un elemento essenziale di una comunicazione efficace. È il processo di fornire e ricevere informazioni sulle nostre prestazioni, comportamento o stile di comunicazione. Un feedback costruttivo ci aiuta a identificare le aree di miglioramento e rafforza i comportamenti positivi. Se fornito e ricevuto in modo aperto e rispettoso, il feedback può essere un potente strumento per la crescita personale e professionale. Un feedback efficace è specifico, tempestivo e incentrato sul comportamento piuttosto che sulla personalità. È essenziale fornire feedback in modo supportivo e incoraggiante, concentrandosi su come l'individuo può migliorare piuttosto che criticare gli errori del passato. Abbracciando il feedback come un'opportunità di crescita, impariamo, ci adattiamo e perfezioniamo continuamente le nostre capacità comunicative. Sezione 7. Comunicazione efficace sul posto di lavoro. La comunicazione efficace è la linfa vitale di qualsiasi organizzazione di successo. Promuove il lavoro di squadra, aumenta la produttività e guida l'innovazione. Quando i colleghi comunicano in modo efficace, possono condividere liberamente idee, collaborare senza problemi e risolvere i conflitti in modo costruttivo. Questo porta a un ambiente di lavoro più positivo e produttivo. Una comunicazione chiara e concisa è fondamentale per stabilire le aspettative, delegare compiti e fornire feedback. I leader efficaci sono abili comunicatori che ispirano i loro team, promuovono il dialogo aperto e creano una cultura di trasparenza e fiducia. Dando la priorità a una comunicazione efficace sul posto di lavoro, le organizzazioni possono sbloccare il loro pieno potenziale, promuovendo una cultura di collaborazione, innovazione e successo. Sezione 8. Costruire relazioni solide attraverso la comunicazione. La comunicazione è alla base di ogni relazione forte, che sia con la famiglia, gli amici o i partner romantici. La comunicazione aperta, onesta ed empatica favorisce l'intimità, la fiducia e la comprensione. È essenziale creare uno spazio sicuro in cui tutti si sentano a proprio agio nell'esprimere i propri pensieri e sentimenti senza timore di essere giudicati. L'ascolto attivo, l'empatia e la comunicazione non verbale svolgono tutti un ruolo fondamentale nella costruzione di relazioni solide. La comunicazione regolare è fondamentale per mantenere legami forti. Trova il tempo per conversazioni significative, ascolta attivamente le preoccupazioni reciproche ed esprimi regolarmente il tuo amore e apprezzamento. Dando la priorità a una comunicazione efficace, possiamo coltivare e rafforzare le nostre relazioni, creando legami duraturi basati sulla fiducia, sulla comprensione e sul rispetto reciproco. Sezione 9. Consigli per migliorare le tue capacità comunicative. Migliorare le nostre capacità comunicative è un viaggio continuo, ma ci sono passi pratici che possiamo intraprendere per diventare comunicatori più efficaci. Pratica. L'ascolto attivo. Presta attenzione sia ai segnali verbali che non verbali. Poni domande di chiarimento e riassumi ciò che hai sentito per garantire la comprensione. Sii consapevole della tua comunicazione non verbale. Mantieni il contatto visivo, usa un linguaggio del corpo aperto
e adatta il tono della tua voce al tuo messaggio. Pratica la comunicazione assertiva. Esprimi i tuoi bisogni e le tue opinioni con rispetto e sicurezza, stabilendo limiti chiari quando necessario. Richiedi feedback e sii aperto a riceverlo. Chiedi ad amici fidati, familiari o colleghi un feedback sul tuo stile di comunicazione e sii aperto ai loro suggerimenti per migliorare. Impara e adattati continuamente. Partecipa a workshop, leggi libri o guarda video sulle capacità comunicative per ampliare le tue conoscenze e perfezionare il tuo approccio. Ricorda, la comunicazione efficace è un'abilità che può essere appresa e migliorata con la pratica e la dedizione. Sezione 10. Superare le barriere comunicative. Vari fattori possono ostacolare una comunicazione efficace, creando barriere che ci impediscono di connetterci e comprenderci a vicenda. Queste barriere possono includere differenze linguistiche, norme culturali, stati emotivi o persino distrazioni fisiche. Superare queste barriere richiede consapevolezza, empatia e la volontà di adattare il nostro stile di comunicazione. Ad esempio, quando si comunica con qualcuno di una cultura diversa, è essenziale essere consapevoli dei propri costumi e norme. Allo stesso modo, quando si ha a che fare con qualcuno che sta vivendo forti emozioni, è fondamentale affrontare la conversazione con empatia e comprensione. Riconoscendo e affrontando queste barriere, possiamo creare esperienze di comunicazione più inclusive ed efficaci per tutti coloro che sono coinvolti. Sezione 11. Conclusione. Abbraccia il potere della comunicazione efficace. La comunicazione efficace è un'abilità trasformativa che ci consente di connetterci, comprendere e costruire relazioni significative. È la chiave per sbloccare un maggiore successo nella nostra vita personale e professionale, promuovendo la collaborazione, risolvendo i conflitti e creando un mondo più armonioso e appagante. Abbracciando i principi dell'ascolto attivo, della consapevolezza non verbale, dell'espressione assertiva e del feedback costruttivo, possiamo tutti diventare comunicatori più efficaci. Ricorda, il viaggio per diventare un maestro della comunicazione è continuo. Richiede apprendimento continuo, pratica e la volontà di adattare il nostro approccio in base all'individuo e alla situazione. Mentre ci sforziamo di migliorare le nostre capacità comunicative, ci apriamo a un mondo di possibilità, promuovendo connessioni più profonde, una maggiore comprensione e un'esperienza umana più appagante.